Una notte come un'altra, un'improvvisa nevicata nel cuore dell'estate, in una Buenos Aires che in un intero secolo ha conosciuto la neve soltanto 2 volte. Poi, improvvisamente, accade qualcosa. Le persone cominciano a crollare sull'asfalto come mosche, prive di vita, sotto il peso leggero di quei fiocchi misteriosi e letali. Una morte invisibile abbraccia e ammanta la città. Questa è la storia dell'Eternauta. Non soltanto una serie, ma soprattutto un fumetto, una profezia, una denuncia e un autore scomparso nel nulla per aver raccontato troppo. Ciao a tutti, bentornati sul canale. In questo video ci occuperemo della serie che sta spopolando su Netflix, per la quale c'è stata un'attesa spasmodica, del fumetto da cui il mito ha avuto origine e della tragica vicenda personale di Hector German Oesterheld, l'autore dell'Eternauta, una storia che va oltre la fantascienza. Molti di voi avranno già visto la serie disponibile su Netflix o forse si staranno chiedendo se valga la pena guardarla. Spoiler! Assolutamente sì! Uno dei principali motivi di interesse di questa serie è il fatto che è ispirata a un caposaldo del fumetto argentino e mondiale. L'Eternauta, appunto, scritto da Hector German Oesterheld e disegnato da Francisco Solano Lopez, pubblicato per la prima volta in Argentina dal 1957 al 1959. Un caposaldo della letteratura, non soltanto del fumetto mondiale, che ha influenzato in maniera positiva tutto ciò che è venuto successivamente nell'ambito della fantascienza, ma mi verrebbe da dire non soltanto. Al fumetto ci arriviamo tra poco. Di cosa parla questa storia? Tutto ha inizio durante una serata in casa a Buenos Aires, quando un gruppo di amici si ritrova per una partita a carte, al gioco del truco, un gioco che è molto popolare in Argentina negli anni 50. All'improvviso però l'ambiente esterno è scosso da una fitta nevicata. La neve nel cuore dell'estate a Buenos Aires. I protagonisti si accorgono che qualcosa non va quando scorgono le persone dalla finestra cadere per terra, prive di vita. Cosa è successo? A un certo punto della storia i protagonisti si rendono conto di essere la resistenza nel bel mezzo di un'invasione aliena. L'Eternauta colpisce l'immaginario collettivo della gente, non solo per la potenza visiva offerta dalla serie, per questa ambientazione fantastica di Buenos Aires ovattata sotto la neve mortale, o per gli effetti speciali, che sono comunque calzanti e mai esagerati, ma anche per l'ottima recitazione del cast. Lo fa soprattutto per il profondo legame con la nostra attualità, nel presente, in cui l'invasione di un territorio altrui non è qualcosa di così sconosciuto, non è fantascienza, in cui un tema come l'isolamento sociale permea completamente il nostro DNA quotidiano, in cui la riduzione in schiavitù di un popolo, oppure il fatto di essere piegato da un regime dittatoriale, fa parte tristemente dell'attualità del mondo. Proprio come l'Eternauta compiamo un salto all'indietro nel tempo e andiamo alla nascita, all'origine del fumetto. Siamo nel 1957, la storia viene pubblicata a puntate sul periodico argentino Hora Cero per un totale di 2 anni. Alla sceneggiatura Hector German Oesterheld, disegni di Francisco Solano Lopez. Successivamente Oesterheld riscrive l'Eternauta, esacerbandone l'aspetto politico e violento. In Italia la storia appare per la prima volta su Lancio Story nel 1977. Viene quindi ristampata più volte nelle sue 2 versioni, a puntate nell'omonima serie oppure in ristampe integrali, fino agli eleganti volumi Panini che vi mostro in queste immagini fra il 2024 e il 2025. Non solo l'Eternauta, ma anche i capitoli successivi, scritti in parte dall'autore e conclusi da altri dopo la sua morte, parte seconda e il ritorno. Il fumetto è subito un successo per vari motivi. Il punto di vista dell'uomo comune, che si trova costretto a resistere prima nella propria abitazione e poi successivamente in strada, ma anche per il fatto di essere una sorta di manifesto del totalitarismo che contraddistingue in maniera negativa la prima metà del Novecento e purtroppo lo farà anche nei decenni successivi. I lettori si affezionano subito ai protagonisti, Juan Salvo, Favalli, stregati inoltre da un artificio letterario seguito dagli autori, che non mostrano mai i veri artefici dell'invasione, la razza aliena suprema che riduce in schiavitù altre razze aliene e anche gli umani. L'Eternauta non è soltanto il progenitore di tutta la fantascienza di invasioni aliene che seguirà la sua pubblicazione, lo è anche delle distopie moderne, un capolavoro assoluto.
Molti hanno notato e fatto notare le differenze lampanti tra la serie e il fumetto. I produttori della serie Netflix hanno scelto di ambientarla in un'epoca moderna, in cui i protagonisti hanno a che fare con apparecchi tecnologici, gli smartphone per esempio, cosa che non accadeva nel fumetto ambientato negli anni 50. Ne hanno stravolto anche l'incipit, già, perché non è più Juan Salvo, l'Eternauta, a viaggiare indietro nel tempo per raccontare a uno sceneggiatore di fumetti questa vicenda, riferimento autobiografico di Oesterheld e, se vogliamo, primo esempio straordinario di metafumetto. Troviamo soltanto i protagonisti alle prese con la partita a truco, a carte, prima della nevicata mortale. Anche se lentamente emergono i ricordi in Juan Salvo, con queste immagini apocalittiche, e il protagonista stesso si rende conto lentamente di avere già vissuto queste scene, quando nel futuro, ed è evidentemente lui l'Eternauta. A proposito di viaggio nel tempo, ti consiglio di guardare anche quest'altro mio video che racconta una storia di cui avrai sicuramente sentito parlare, quella di John Titor. Le versioni successive che vengono scritte da Oesterheld acquisiscono sempre più un tono e una verve politica per quel che sta succedendo in Argentina dopo l'esilio di Juan Perón nel 1955 e l'instaurarsi a più riprese di governi militari. L'Eternauta sembra quasi un'oscura, o per certi versi illuminata, profezia di ciò che accadrà nel futuro, con il colpo di Stato nel 1976 che porta al potere Jorge Rafael Videla, per un'Argentina sempre più violenta che reprime nel sangue ogni tentativo di protesta, uccidendo migliaia di persone e facendone sparire centinaia, i cosiddetti desaparecidos. Lo stesso Oesterheld diventa, come i personaggi della sua opera a fumetti, un combattente che resiste. Si unisce infatti ai Monteneros, organizzazione guerrigliera peronista, ma il 21 aprile del 1977 scompare a La Plata, rapito da una squadra armata. Da allora di lui si perdono le tracce, come di tutti i desaparecido argentini. Le sue 4 figlie vengono fatte rapire o sono uccise, 2 addirittura incinte. Si suppone che anche lui venga giustiziato nel 1978. Il fumetto oggi è considerato una pietra miliare a livello internazionale, in grado di condizionare e ispirare tutto ciò che è seguito a livello di fantascienza, non soltanto nel medium del fumetto, ma anche con altri. Mi viene per esempio da pensare a Fallen Skies, una serie televisiva americana uscita nel primo decennio degli anni 2000. L'Eternauta è una meravigliosa testimonianza di resistenza alla dittatura e al controllo, un esempio lampante di coesione tra le persone, per difendere la propria quotidianità e il diritto a viverla. Solo il popolo salverà il popolo, scriveva Oesterheld. Il suo essere giornalista, oltre che geologo, certifica l'urgenza di raccontare una storia alle persone, affinché possano denunciare e ricordare. Nel momento in cui viene alla luce, l'Eternauta non è soltanto uno straordinario romanzo a fumetti, è anche un potentissimo manifesto di attualità, che ha la stessa valenza, la stessa potenza dopo circa 70 anni. Questo certifica in modo assoluto la sua straordinarietà. Il mio consiglio è di recuperare questa storia, leggetela almeno il primo capitolo nella versione che preferite. Io vi consiglio questa elegante della Panini perché è veramente fatta benissimo. Se invece lo hai già letto oppure hai visto la serie su Netflix, lascia un commento e dimmi che cosa ne pensi. Mi raccomando, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo alla prossima!